Cosa succede quando ci troviamo faccia a faccia con i nostri rimpianti? Oggi ti parlo di The First Tree, un gioco molto malinconico e introspettivo, che ti lascia veramente delle belle riflessioni su come vivere i rimpianti. Le storie sono quella di una volpe che cerca i suoi luccioli, che si intreccia con la storia di un uomo che parla della sua vita. Entrambe hanno in comune proprio quel senso di perdita e riflessione. Il punto forte di The First Tree non è sicuramente il gameplay, che anzi può risultare un po' macchinoso, però la narrazione è veramente eccezionale secondo me. The First Tree infatti ti dà la possibilità di vivere una storia già scritta, su cui non puoi fare nulla, semplicemente guardarla e rifletterci su. E a volte sarà un po' dura, proprio come lo è avere a che fare con i propri rimpianti. Però è un gioco comunque abbastanza breve, insomma, in un meno di 2 ore lo finisci, lo vivi, te lo godi e appunto il gameplay non è il suo punto forte, ma è semplicemente un contorno per raccontarti questa bella storia. Il mondo di gioco appunto ti accompagna, ogni passo, ogni silenzio, ogni fiocco di neve che vedi cadere accentua il peso delle emozioni che ti trasmette la storia. Per questo motivo mi è un po' difficile parlartene senza rivelarti nulla della storia, perché è proprio il punto centrale. Quindi, se non l'hai giocato e vuoi godertelo al 100%, ti consiglio di andare prima a giocartelo e poi di tornare a vedere il video. Insomma, oggi ti parlo di rimpianti, di capire come provare ad accettarli e integrarli nella tua vita, appunto prendendo spunto dalla nostra volpina di The First Tree. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qua ti parlerò sempre di crescita personale, spiegata attraverso i videogiochi oppure gli anime. Torniamo ai nostri rimpianti. Il primo passo necessario, come in quasi tutti i percorsi di crescita, è quello della comprensione. Per lasciare andare il tuo passato e accettare i tuoi errori, senza farti schiacciare da essi, hai bisogno di comprendere prima di tutto che cosa li ha generati, qual è il reale oggetto del tuo rimpianto. Quindi, per un'ultima volta, ascolta la storia, vivitela appieno, mettici tutto te stesso, ma poi lasciala andare. Non lasciarti trascinare a fondo dalle classiche frasi che vengono in mente a tutti in quei momenti, tipo il avrei potuto fare, dovevo fare diversamente, avrei dovuto capire. Queste sono frasi che alimentano il tuo malessere e non ti aiutano, non cambieranno il tuo passato, non faranno altro che continuare a fartelo rivivere ancora e ancora, limitando le tue azioni nel presente. Prendi The First Three. Il primo impatto con la storia è abbastanza pesantino. È una scelta narrativa. L'inizio consiste nel guidare questa tua volpe e vedere come quasi prima cosa uno dei tuoi cuccioli morti. Appunto, questa è una scelta su cui non hai nessun potere, è una cosa già accaduta, non puoi fare altro che guardarlo, farti un piantino e poi andare avanti. E andando avanti con la storia, come con le tue esperienze nella vita, impari a capire che non hai potere su tutto. Hai potere sulle tue azioni, ma non hai nessun potere sugli eventi esterni. A volte le cose vanno bene, a volte le cose vanno male, ma vale comunque la pena vivere la storia fino in fondo. Perciò, in questa prima fase, rifletti. Osserva la storia nella sua totalità, osserva le tue emozioni, come hai reagito ad essa, cerca un significato se lo ha, e non devi averlo per forza, ma più che altro concentrati sul il tuo pensiero, le tue reazioni, le tue emozioni e poi guarda il quadro un po' nella sua totalità. Solo così potrai iniziare il tuo viaggio verso l'accettazione. Ora che hai rivissuto quella storia per un'ultima volta, è ora di metterla da parte, di lasciarla andare. Questo non significa dimenticare, perché non potrai mai dimenticare una tua esperienza, una tua perdita, per quanto dolorosa sia stata. E non sarebbe nemmeno giusto, perché la memoria per noi è uno strumento prezioso. Il passato ci insegna come possiamo vivere il nostro futuro. È proprio in base alle nostre esperienze passate che noi possiamo imparare a ricalibrare le nostre azioni e i nostri comportamenti e quindi modificare il futuro, crescere e migliorare. Il problema, infatti, nasce proprio quando inizi a vivere il passato come una prigione, come una serie di errori che continuano a pesarti. In questo modo continuerai ad usarlo contro te stesso, non facendo altro che generare sofferenza.
ma se impari a reinterpretarlo, vederlo sotto un'altra luce, allora inizi a cambiare il suo significato. Ed è proprio quando inizi ad accettare il passato per quello che puoi iniziare a vivere davvero. È chiaro che l'accettazione è una cosa che richiede tempo, non puoi certo pensare di superare da oggi a domani una cosa che ti ha tormentato per anni. Però oggi puoi decidere di iniziare a farlo. Un po' come in The First Tree, tra un pezzo di storia e l'altro ci sono tantissimi momenti di riflessione in cui cammini e basta, ti guardi intorno, guardi il panorama e vai avanti. Quei momenti servono proprio per assimilare la storia, darti il tempo di capire cosa è successo e accettarlo. E per quanto triste sia, per quanto ti abbia toccato nel profondo, quella storia può davvero lasciarti qualcosa. Quando l'avrai interiorizzata potrai finalmente lasciarla andare, portandoti indietro non rimpianti e tristezza, ma un grande insegnamento. E quindi siamo arrivati all'ultimo passo. Vivi. La vita non è semplice, siamo tutti d'accordo. Affronterai situazioni difficili, hai già affrontato magari situazioni che vorresti eliminare, ricordi che vorresti non avere, esperienze che vorresti non aver vissuto. Però è un po' come in The First Tree. Hai trovato i tuoi cuccioli, non hai potuto fare nulla per salvarli, è una storia che è già stata scritta, su cui non hai nessun potere. Ed è così anche nella nostra vita, no? Non puoi riscrivere il passato, ma quello che puoi fare è vivere il presente, che è l'unico momento su cui abbiamo un po' di controllo. Quindi, tutto sommato, la cosa migliore che possiamo fare è vivere oggi in modo da non crearci altri rimpianti per il futuro. Il tuo tempo non è illimitato, la vita è breve, quindi non puoi permetterti di perdere altro tempo vivendo nel passato. Ogni attimo trascorso a rimpiangere ciò che è stato è un attimo che togli a ciò che potrebbe essere. E il tempo è il bene più prezioso che hai, perché è l'unico che non puoi cumulare. Quindi dagli la giusta importanza e vivitelo bene. Abbi il coraggio di prendere in mano la tua vita e di darle valore. Concediti la libertà di vivere portando avanti i tuoi progetti, i tuoi scopi, i tuoi sogni e di vivere in linea con i tuoi valori. Ma soprattutto agisci oggi, senza aspettare il fatidico momento perfetto, perché quello non arriverà mai. Vivi oggi la vita che vorresti vivere, prima che sia troppo tardi, perché un giorno, quando ti guarderai indietro, non vorrai davvero dire vorrei averlo fatto, ma sono felice di aver vissuto. E con questa frase mezza poetica, io oggi ti saluto. Spero che il video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto lascia un like, condividilo con qualcuno che potrebbe darne beneficio, ma soprattutto iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.